Ho capito come finirà The Boys. Se non sei al passo con l'ultimo episodio uscito, con il sesto episodio, sappi che ci saranno spoiler. Oggi ti dirò la mia teoria su come, secondo me, potrebbe finire la serie. Te lo dico, è una teoria pazza, è una teoria improbabile, ma non impossibile rispetto agli elementi che adesso abbiamo. Dall'ultimo episodio sappiamo che Sister Sage si è sbagliata, e ci sta, ok? Ha senso. Il nostro patriota si è finalmente sparato il V1 nelle vene, e adesso, in teoria, almeno che il composto non fosse scaduto e quindi magari ci rimane anche secco, in teoria è diventato potentissimo e immortale. Per cui tutto ciò che i primi 6 episodi di questa stagione hanno costruito, cioè la ricerca di questo V1 per impedire al patriota di assumerlo e quindi evitare che diventasse immortale, adesso è stato tutto mandato in malora, perché porca miseria, in teoria adesso lui è immortale. Quindi è non solo la persona più potente sul pianeta, ma è anche immortale. Perciò i nostri eroi come diamine faranno? C'è questa battuta bellissima di Butcher sul finale dell'episodio che dice: correte, perché cavolo, Butcher adesso è nella merda, sa che sono nella merda. Però è interessante notare come manchino solo 2 episodi, ma ci sono un sacco di linee narrative ancora da chiudere. Per esempio, tutto il crollo psicologico dietro ad Abisso si deve risolvere. Il personaggio di Ashley deve trovare una vera e propria redenzione, perché secondo me se lo merita. Il personaggio di Sister Sage deve convivere con l'errore che ha fatto, perché lei si credeva sto cazzo, essendo la persona più intelligente al mondo, e invece anche la persona più intelligente al mondo, se non metti in dubbio le tue idee, i tuoi pensieri, rischi di sbagliare. E poi abbiamo il personaggio di Ryan, che ancora non si vede. L'ultima volta abbiamo visto un paio di puntate fa che è stato preso a ceffoni dal padre, e porca miseria, secondo me merita. Sto bambino mi ha rotto il cazzo a me. Comunque dobbiamo vederlo tornare, deve fare qualcosa, deve contribuire in qualche modo alla sconfitta del padre. La domanda è come? Mancano solo 2 puntate. E infine abbiamo anche il personaggio di Marie Moreau, che se voi avete visto solo The Boys magari direte: ma questa che cazzo è? Beh, Marie Moreau è un personaggio importantissimo nello spin-off di The Boys, cioè Gen V, serie che secondo me fa cagare, ma quella è tutta un'altra storia. Comunque, in poche parole, questa è una tipa che ha il potere di controllare il sangue, quindi di smuovere le stanze, eccetera, e in Gen V viene sottolineato come lei sia fortissima, forse anche più forte, o comunque forte tanto quanto patriota. Per cui è un personaggio chiave, che però non può entrare in scena nell'ultimo episodio e risolvere la faccenda, perché distruggerebbe tutto The Boys. Cavolo, The Boys e The Boys, devono essere i boys a risolvere il problema. E infatti il creatore della serie l'ha comunque detto in un'intervista: guarda, Marie e i ragazzi di Gen V entreranno in gioco sul finale, però non saranno loro a risolvere la faccenda. Come ha senso che sia? Però a questo punto mi chiedo, quando è che arrivano questi? Perché essendo personaggi esterni a The Boys, per essere introdotti bene nella serie devono comunque essere un minimo raccontati, dire questi che cazzo sono. E quindi questo è tutto quello che noi per adesso abbiamo sul piatto. Per cui, qual è la mia teoria? Dal trailer di questa quinta stagione ci sono soltanto 2 o 3 scenette che ancora non abbiamo visto, e tra queste scene c'è una scena in cui Patriota è seduto alla scrivania del presidente degli Stati Uniti nella sala ovale, è seduto lì tranquillo, che si muove un pochino e che sorride. Secondo me quella scena lì è il finale dell'episodio 7, episodio 7 che si chiama The Frenchman, The Female, e poi non mi ricordo com'era, però insomma era Frenchy, la femmina, quindi immagino Kimiko, e poi Mother's Milk, cioè il nostro MM. Per cui, sapendo che i creatori della serie hanno anche detto che ci saranno delle morti importanti, io temo che questi 3 personaggi potrebbero tutti e 3 lasciarci le penne in questo 7° episodio, o comunque qualcuno di loro le lascerà, forse uno di loro 3. E quindi la domanda è: chi sarà? Ma ritornando quindi a come potrebbe costruirsi il finale, l'episodio 7 sarà sicuramente uno sfracello, andrà tutto in malora. Patriota uscirà pazzo per i suoi nuovi poteri, quindi dovrà usarli, dovrà sperimentarli, perché non solo è diventato immortale, da quello che ci hanno raccontato il V1 ti rende anche più forte, e quindi probabilmente distruggerà, non lo so, città intere, farà uno sterminio, farà un casino, e quindi poi sul finale del 7° episodio si siederà soddisfatto sulla sedia di quella che è in teoria l'uomo più potente al mondo. Ma questo non basta, perché Patriota vuole essere un fottutissimo dio, vuole essere amato, ha bisogno di essere amato, e tutta questa stagione appunto sta anche costruendo questa sua ascesa come dio. In che modo quindi questa ascesa può continuare? Io ho pensato che Patriota deve eliminare la concorrenza, perché nel mondo di The Boys abbiamo gli umani e abbiamo
i super. I super sono una sorta di dio sceso in terra, sono forti, hanno i loro poteri. Quindi quello che io adesso penso è, nel momento in cui Patriota è diventato immune al virus, Patriota stesso potrebbe voler utilizzare il virus per far fuori tutti gli altri super, perché alla fine gli altri super potrebbero effettivamente dargli fastidio, mettersi in mezzo nel suo percorso, hanno un pochino di potere di farlo, quindi se lui li elimina utilizzando il virus, rimarrebbe soltanto lui, vabbè, soldatino, e poi gli umani che sarebbero costretti a sottostare a lui, perché non ci sarebbe più nessuno che può schierarsi con loro, e quindi lui diventerebbe veramente un fottutissimo dio. Ed ecco perché si va poi a sedere nella sala ovale con quel sorriso in faccia, perché pensa di avercela fatta, pensa finalmente di poter essere amato come un dio conquistatore, nessuno più può opporsi a lui. E quindi come si fa a sconfiggere adesso il nostro Patriota? E qui entra in gioco l'episodio 8, episodio che si chiama Blood and Bone, sangue ed ossa, episodio che io credo vedrà altre morti. Sicuramente ci sarà la morte di Butcher, perché lui ormai sono da tempo che lo dice, lui deve morire, deve sacrificarsi, deve insomma sparire da quel mondo, lui vuole morire, l'ha accettato, e quindi la sua morte probabilmente ci sarà. Per sconfiggere Patriota, ora come ora, la soluzione proprio più logica, più semplice, è che Soldatino gli spari quella sua onda nucleare, quella roba che fa lui, contro, e quindi gli tolga i poteri e gli tolga anche l'immortalità acquisita, anche perché alla fine dell'episodio 6 questa cosa ci è stata seminata. Soldatino dice proprio a Bombsight, adesso guarda, ti ridò la mortalità e ti tolgo i poteri, se ti va. E glielo fa. Questo poco prima di rendere immortale Patriota. Quindi può essere che quel suo potere deve sicuramente usarlo un'altra volta per bene. E può essere che decida di usarlo contro Patriota. Come? Magari Butcher, in qualche modo, con tutti quei suoi tentacoli, riesce ad immobilizzare Patriota. Quindi il nostro soldatino spara questo raggio contro entrambi. Quindi Patriota diventa mortale. Butcher anche, però Butcher finisce poi per morire a causa dei tumori che ha nel corpo, una volta che diventa mortale. E quindi si sacrifica in questo modo lui. E poi Patriota, quale miglior destino per lui se non quello di diventare un misero umano, ok? Un plebeo, un nulla. Una volta che tu lo svuoti dei suoi poteri, l'hai letteralmente ucciso, senza ucciderlo. Questo sarebbe il destino più crudele che possiamo dare a Patriota. Ma la domanda è, come facciamo Soldatino, che da inizio stagione è un voltafaccia, prima ci sta, poi non ci sta, come facciamo a convincerlo a far fuori Patriota? È questa la domanda chiave. E ricordiamoci ancora che in tutto questo ambaradam dobbiamo capire Sister Sage che combinerà, Ryan in che modo verrà inserito, e Marie Moreau e i tipi di Gen V cosa serviranno. Allora, Ryan può ancora avere un ruolo chiave, può ancora giocarsela come appunto il figlio di Patriota, perché Patriota secondo me ancora sotto sotto avrebbe piacere ad essere amato dal suo vero figlio, ok? E quindi questo rapporto potrebbe svilupparsi ancora. Però in che modo poi Ryan riesce a far fuori Patriota? Forse può entrare in gioco nell'aiutare tutti ad immobilizzarlo per fare quella roba con Soldatino che ho detto. Sicuramente, perché non sarà facile immobilizzarlo. In questo magari può subentrare anche l'aiuto di Marie, che lei controlla il sangue, quindi magari lei che gli fa un po' battere il cuore, Ryan che magari spara qualche raggio laser o che so io, Butcher che se lo attorciglia tutto, lo fanno stare lì fermo e Soldatino spara il suo raggio e si risolve tutta la faccenda. Però io ho anche un altro sospetto, perché potrebbe esserci il rischio che quella scena di lui soddisfatto seduto nella sala ovale sia in realtà il finale, e cioè che lui, una volta diventato super potente, magari fa rilasciare il virus o che ne so io, fa fuori tutti, distrugge tutto, diventa Dio e la serie si chiude così, con lui che ha il controllo sull'umanità. Potrebbe essere un'idea. Quindi il finale potrebbe essere proprio quello, un finale cattivo in cui i nostri ragazzi non vincono, ma vince il male, vince Patriota. Sarebbe un finale anche giusto, anche veritiero, però forse poco soddisfacente, perché noi tutti vogliamo vedere vincere i The Boys. Ma è una possibilità che non escluderei, quindi o è quello, oppure quella scena sta, come ho detto, nel finale del 7° episodio. E quindi la domanda è, come facciamo a convincere Soldatino a contribuire nel far fuori Patriota? Perché oltre a quello, sinceramente non vedo altre strade. Certo, magari questi qua mo si mettono, magari anche con l'aiuto di Marie che può muovere il sangue, vederne le sostanze, separarle, magari con l'aiuto anche di Sister Sage che è super intelligente
intelligente. Infatti in questo episodio, nel sesto episodio, Patriota proprio dice a Sage, gli dice: guarda, ma come cazzo è possibile che tu sei la tipa più intelligente del mondo e non mi riesci a replicare il V1? Lei non è che magari non ci riesce, è che non vuole. Infatti sappiamo che non vuole. Quindi magari lei, più Marie, più Frenchy riescono a mettere su qualche introito e riescono a fare un virus più potente. Sarebbe però una soluzione un po' banalotta, un po' poco soddisfacente dal mio punto di vista, ma comunque da tenere in considerazione, perché metterebbe comunque in moto un po' di personaggi. Perché o è fare un virus più forte, oppure è convincere il soldatino a schierarsi contro il suo figlio. Non vedo quale altra strada ci possa essere al momento. E quindi qua ti chiedo, cosa ne pensi di questa mia teoria? E fammi sapere qui sotto nei commenti la tua teoria, perché voglio discuterne. Magari mi sta sfuggendo qualcosa che qualcuno di voi può farmi notare, parliamone. Io sono Gabriele e in questo canale, oltre a video di questo tipo in cui dico la mia opinione su cose, faccio anche video analisi di film e serie TV. Ti invito a iscriverti per non perdertele, se mi lasci un mi piace mi fai capire che hai apprezzato il contenuto. E niente, ci vediamo qui sotto nei commenti e al prossimo video.